Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato e bentornati sul canale delle rogaie. Siamo in sala parto, quindi devo parlare molto piano per non disturbare le mucche. Una manza sta per partorire. Manza vuol dire che non ha ancora mai partorito in vita sua, quindi siamo di fronte al primo parto di questa giovane mucca. E dovrò intervenire purtroppo perché ho già visitato la manza. Vitello abbastanza grosso, ma più che altro lei poco preparata al parto, quindi il canale del parto e la vagina sono un pochino strette rispetto alle dimensioni del vitello, quindi c'è assoluto bisogno del nostro intervento. Quello che andremo a fare non ve lo posso raccontare perché ogni parto ha la sua storia e non so a che cosa andremo incontro. C'è un grado di difficoltà totale. Prima di tutto c'è da capire la posizione del vitello, ma a una prima visita che ho fatto sembrava posizionato tutto nel modo giusto. Comunque ricontrolleremo. Ora subito mi metto i guanti, l'unica cosa che mi manca, e proverò con e legherò i piedi del vitellino con una corda. Proveremo a fare tutta la manovra con la mucca sciolta perché sembra, nonostante sia una manza, abbastanza tranquilla. Se invece vediamo che piano piano si agita non c'è nessun problema. Questo qui è un travaglio, è fatto apposta per i parti. Faremo entrare la manza qui dentro. Lei così non si potrà muovere, noi avremo tempo e modo di aiutarla nel parto. Questo vitellino è rimasto qui, adesso lo spostiamo, è figlio di una mucca che in questo momento è andata a mangiare. Era qui anche la mucca, poi la mucca ha deciso di andare di là e il vitellino è rimasto di qua, ma non c'è nessun problema. Insomma ragazzi, non so se riuscirò a spiegarvi tutto quello che farò, bisognerà vedere la velocità, la rapidità, la difficoltà dell'intervento. Se qualcosa non riuscirò a dirvela ve la scriviamo. Buon video. Quindi abbiamo detto, ora con la corda prenderò i piedini del vitellino, nel frattempo vi dirò se il vitellino è nella posizione giusta. Sono abbastanza certo che il problema non è di natura di posizionamento dell'animale quanto di dimensione di vitello rispetto alla preparazione, alla dimensione del parto, del canale del parto. Quindi tendenzialmente c'è bisogno di un aiuto nel tirare fuori questo vitello. Quello che bisognerà rispettare sono le tempistiche delle spinte. Il travaglio è già iniziato, le acque si sono già rotte, quindi la mucca è già già più di 20-30 minuti che sta aspettando. È un pochino come quello che avevo detto durante il video in cui andavo a vedere la campagna, non ci vuole fretta, ci vuole pazienza. Bisogna rispettare quelle che sono le spinte naturali della manza, quindi quando la manza darà uno spintone per far uscire il vitello interverrò con un piccolo aiuto meccanico, pronto a rilasciare qualora il vitello non riuscisse ad uscire in quella determinata spinta lì. A un certo punto vedrete che tutto si accelera perché quando la testa del vitellino esce e inizia a uscire anche il corpo, lì ci vuole fretta, lì bisogna far sì che il vitello esca il più velocemente possibile, altrimenti si rischiano problemi legati a soffocamento, vitellino che beve acqua. Quello che sta facendo ora la manza è quello di sta bevendo il suo stesso liquido. Vedete che addirittura dopo il parto mangerà la placenta. È un istinto questo della mucca, probabilmente per difendersi da temibili predatori, e è l'unico momento in cui anche la mucca che è erbivora diventa carnivora, mangiando la propria seconda, la propria placenta. Lei in più, alle tutte le difficoltà che vi ho già elencato, è una manza, quindi prima volta che affronta il parto, non sa che cosa succede. Fosse una vacca probabilmente sarebbe già concentrata nelle spinte e nel far uscire il vitello. Per lei però è la prima volta, quindi bisogna rispettare anche queste tempistiche qui. Questo è gel. Sento subito le zampe del vitello. Come vi dicevo, avevo già fatto una prima ispezione.
le gambe del vitello sono messe giuste e la testa anche è presente, è un po' arretrata ancora perché non riesco a sentirla. Una cosa che dovremmo fare sicuramente è tirare un pochino in avanti la testa del vitello, perché è un pochino arretrata. Comunque è tutto qui, vedete la manza com'è tranquilla. Adesso leghiamo gli zoccoli. Una cosa molto curiosa vi faccio vedere. Guardate che dalla mammella della manza esce latte. Questo perché la spinta, la pressione all'interno del canale del parto rilascia ossitocina, che è l'ormone del rilascio del latte. Sono riuscito a legare entrambi i piedi. Vedete, se io metto in tensione le corde escono i piedi. Ecco. Lascia. Ci possiamo rendere conto del problema che vi dicevo. Guardate la dimensione dello zoccolo. La dimensione dello zoccolo la dice lunga sulla dimensione del vitello in sé. Quindi le preoccupazioni che avevo sono veritiere. Il problema di questo parto, il vitello è a posto, la testa anche addirittura è venuta naturalmente avanti, la sento subito qui, dove io in questo momento ho la mano, sento l'occhio e mi assicuro un attimo che sia vivo. Per adesso il vitello è ancora vivo, però vedete a fatica mi entra il braccio in condivisione con le gambe. Sarà dura riuscire a far uscire un intero corpo da qua, perché di spazio ce n'è poco. Nonostante le spinte della manza, non esce niente. Questo proprio a causa delle dimensioni del vitello. Quindi adesso attaccheremo la carriola che vi avevo accennato prima. Così vedete meglio anche come funziona. Allora vi spiego un'ultima cosa, dopo dobbiamo andare in azione. Come funziona la carriola? La carriola si appoggia sul bacino, vedete? In questo modo. I piedi sono legati alla corda e la corda finisce su questa ruota. Quindi noi, andando a girare i raggi della ruota, mettiamo in tensione la corda. E lo sforzo che noi facciamo sulla carretta si scarica, come vi dicevo, sullo stesso animale. Questa è una cosa molto buona. Allora adesso Salvatore starà alla ruota, io qui visito l'animale, quando gli dico che è il momento di dare un giro, lui darà un giro e così via. Adesso si interviene. Allora, quando dobbiamo dare un giro al raggio della carretta, la carriola va tenuta alta alta alta, così che la spinta la diamo nel senso così. Quando invece dobbiamo provare a far uscire il vitello sotto la spinta della mucca, dobbiamo abbassare la carretta. Abbassando la carretta diamo più tensione alle corde e il vitello ha una spinta nell'uscita naturale, che è quella verso il basso, così. Vai, a posto. È successa una cosa abbastanza normale e che va bene che sia successa. La mucca di solito partorisce quando è in bestia, quindi va bene che si sia messa in bestia. E onestamente, meno male, era un animale tranquillo e non era dentro al travaglio. Qualora fosse stato dentro al travaglio sarebbe stato più difficile intervenire. Invece in questo modo la manza è nella sua bestia naturale e quindi di nuovo Salvatore andrà in alto con la carretta quando dobbiamo girare con i raggi e poi la tirerà giù verso qua quando dobbiamo provare a far uscire il vitellino. Siamo fortunati perché il vitello è nella posizione giusta. Se in più a tutte queste problematiche legate alla dimensione e alla preparazione il vitello fosse al rovescio piuttosto che sottosopra, avremmo avuto tante difficoltà. Invece è solo una questione di tempo e di azzeccare i momenti in cui tiriamo piuttosto che quelli a cui lasciamo. Adesso proviamo a mettere in tensione un pochino la corda
gli diamo 2 giri, quindi la tiriamo verso l'alto. Tempo fa. Sono passati altri 20 minuti, ma sta andando molto bene. Vedete, adesso si vede completamente il naso del vitellino, mentre inizio video io dovevo entrare con quasi tutto il braccio per sentire il viso del vitellino, quindi vuol dire che la testa è avanzata molto bene, i piedi sono fuori. Adesso l'abbiamo un attimo allentato per lasciare riposare la manza. Adesso alla prossima sessione di spinte andremo a guadagnare altri centimetri. E per adesso anche, e devo dire, il canale del parto si è allargato molto. La vagina per adesso sta tenendo molto bene allo stress. Siamo arrivati un po' al limite. Riesco a inserire le dita, ma non l'intera mano. Però il vitello è ancora molto indietro. È vivo comunque, vedete? Guardate come si muove la lingua. È vivo, ma dobbiamo darci una mossa, altrimenti complichiamo la situazione. Abbiamo allentato completamente le corde. Ancora c'è un po' da aspettare, però abbiamo fatto grossi passi in avanti. Vedete, il vitello riesce quasi a uscire da solo nonostante le corde siano allentate. Riproviamo. Mettiamo in tensione le corde. Basta. Le corde sono in tensione. Alle prossime spinte andiamo in giù con la carretta e vediamo se esce. E vai. Aspetta. Vai. Brava. Brava. Ancora una. Ancora una. Vai. Brava. Brava. Vai, vai su Salva. Adesso Salva gira molto forte la carretta e facciamo uscire il vitellino. Brava. Vai giù, 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 giù. Brava. Vai, 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 brava. Brava. Adesso dobbiamo assicurarci che il vitellino, un attimo, lasciamo stare, dobbiamo assicurarci che il vitellino non abbia bevuto acqua. Vai su. Questo è un altro vantaggio della carriola. Con gli stessi nodi ai piedi abbiamo appeso il vitellino e adesso ci assicuriamo che belli, che faccia il suo lavoro, che il cuore inizi a pompare, che i polmoni iniziano a lavorare bene, e qualora lui avesse bevuto ha la possibilità di far uscire liquidi. Vieni sulla bocca, qui, proprio qua. Adesso io gli metto la pagliuzza nel naso e vediamo come reagisce. Vedete? Eccolo lì, buongiorno. Bravo. È un bel maschio. Un maschione. Ecco, vai ancora sul viso. Va, buongiorno. Bravo. Vai su qui. Il vitellino non ha nessun problema. Davvero un ottimo lavoro. È difficile far nascere un vitello grande così senza provocare danni. Siamo stati bravi. Adesso, per essere sicuri che la mangia sta bene, dobbiamo aspettare che si alzi e inizi a fare il suo lavoro da mamma, quindi che venga e lecchi il vitellino, che ha bisogno delle leccate. Le leccate della mucca sul vitellino aiutano a far partire la circolazione, a far partire la respirazione, eccetera eccetera. Io mi cambio, mi metto qui con la telecamera e vi faccio vedere tutto lo spettacolo del vitellino che imparerà a camminare.
Nel frattempo è tornata anche la mucca che aveva partorito quell'altra vitellina bianca, e come una cosa che succede molto spesso, le mucche si aiutano tra di loro, quindi adesso il vitellino sta leccando sia la manza che anche la mucca. What's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? Ultima cosa prima di andare via, è stato un parto bellissimo. Diamo un bel po' di colostro col biberon, così siamo sicuri che il vitellino ne beva quanto deve berne, che noi sappiamo essere almeno 4, 5, 6 litri meglio nelle prime ore di vita. Avete visto con che difficoltà pocciava dalla manza, quindi per garantire, ecco, il massimo colostro assorbibile glielo diamo a noi col biberon. Stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair.